Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale dei Grifo Gamer con Stefano. Continuiamo la nostra carriera su Parcel Simulator e riprendiamo da dove ci siamo interrotti nell'ultima puntata, a fine giornata, nella quale abbiamo fatto il primissimo accenno di automazione, cioè lo scarico automatico. C'è un nastro all'interno del camion che ha messo il gioco, che ci scarica in automatico i pacchi che arrivano. Noi abbiamo aggiunto questo nastro scarico qua, il cui compito è quello di prendere i pacchi dal nastro e metterli su questa rastrelliera, su questo scaffale. Lo abbiamo fatto in entrambi gli ingressi. Altre migliorie che abbiamo aggiunto: c'è questo banchetto qua che serve per fare l'ispezione interna dei pacchi che hanno vediamo se ne troviamo uno, ecco ad esempio questo qua, che richiede l'ispezione del contenuto obbligatoria e a seconda di quello che contiene il pacco può passare oppure deve essere respinto. E oltre a quello là abbiamo anche, apriamo il tablet, sbloccato questi due miglioramenti, cioè la velocità, aumentato la velocità delle consegne e aumentato, quindi abbiamo più consegne nello stesso periodo di tempo e ogni consegna non sarà più composta da 3 pacchi ma ben 5 pacchi, e questo ci ha permesso di avere soltanto con il furgone, perché sia il treno che l'aereo erano bloccati, ci ha permesso di avere 107 pacchi validi più tutto questo montone di pacchi per il treno che vedete e vari altri con l'aereo. Un po' l'ho messi qua, un po' sullo scaffale, un po' sono già pronti per la spedizione con l'aereo. Quello che volevo andare a fare in questa puntata è aumentare un pochino questa automazione qua. E per farlo abbiamo bisogno di altri soldi. Come sempre nella vita ci vogliono i soldi. Quindi andiamo a dormire e così nella giornata successiva possiamo mettere subito in vendita, sì, in vendita, scusate, subito in spedizione i pacchi del treno. Allora, 7.000 dollaroni, anzi 7.700, qui non si butta via niente, anche i 18 sono importanti. Ecco qua. Quindi prima di 12 ottobre 2065. Ok, non avevo visto la data. Allora, prima di far partire la giornata, direi di prendere e spedire tutti i pacchi del treno, così facciamo altri soldoni che ci permetteranno di acquistare un'automazione sempre maggiore. Premi 8 pronti, ne prendiamo altri 12. 8 su 8, altri 8 su 8, mettiamo giù gli ultimi e vediamo a dove arriviamo e cosa ci permetterà di sbloccare. Ecco l'ultimo. Ok, altri 8 su 8 e questi va bene, vanno per dopo. Oh, ce n'era uno sbagliato. Sblocca. Che ho sbagliato? Ah! Vabbè. Ci sta, va bene, va bene. 31 validi, uno errato. Pazienza. Ma siamo arrivati a 11.866 dollaroni. E ora vediamo cosa ci viene fuori. Allora, ragazzi, l'idea per aumentare l'automazione è questa qua. Ci serviranno una serie di nastri e il nastro controlla adesivo, perché l'idea è successivamente ci saranno altri dispositivi che ci permetteranno di fare in automatico il lavoro che facciamo adesso. Questo controllerà la correttezza del peso, quella del numero di serie, questa il paese e via via sempre
altra roba che automatizza praticamente quello che noi facciamo adesso in maniera manuale. Però la prima discriminante è il controllo dell'adesivo, perché se un pacco è già approvato o respinto, è inutile che va a intasare tutto il resto del processo. Questo lo possiamo già mettere da parte, quindi sarà il primo tassellino della nostra automazione. E per farlo dovrebbe bastarmi questa roba qui, più mi serviranno i depositi, gli scaffali, però volevo già mettere quelli un pochino più too much, ma mi richiede il magazzino livello 4, quindi andiamo a sbloccarlo. $1600, vai. Oh, e ci ha sbloccato anche la nave. Perfetto, anche l'invio dei pacchi per mezzo nave. Perfetto, benissimo. Quindi ci prendiamo uno scaffale per gli errati, lo facciamo di colore rosso. Uno per i buoni lo facciamo verde. E quelli ancora da lavorare lo farei un colore più intuitivo. Questi sono gialli. Continuerei sulla stessa falsa riga. Upgraderei anche questo qua quasi quasi. Quindi facciamo uno arancione e uno giallo. E questo è per una delle due parti. Ora c'è da raddoppiare tutto. E raddoppiando mi mancano 400. Quindi facciamo così. Questi per oggi li togliamo e utilizziamo quelli che già abbiamo. 8800. Vai. Ho visto una fattura e io pago. Primo carico dei pacchi che abbiamo comprato. Tu vieni qua, così uso la pedana. Ecco qua tutto quello di cui abbiamo bisogno. Allora, chiudi la porta. Ok, questa è tutta la roba che ci dovrebbe servire da questa parte qua. L'altra ci dovrebbe servire di là. Che tu servi di qua. Tenanna. Vediamo cosa viene fuori. Ed eccola qua, ragazzi. Più o meno l'idea che avevo in mente. Non è proprio esattamente ciò che avevo in mente, ma guardate in alto a destra. Finiti i soldi e lo posso fare solo di qua per oggi. Ora vi spiego il perché. Non avevo fatto male i conti con questi qua, e soprattutto con l'idea che avevo praticamente di mettere questo scaffalino piccolino che avevamo già prima. Come qua, a fare una specie di buffer, ci serve questo nastrino qua. Che è praticamente il nastro che carica dallo scaffale sui nastri. E ahimè, una volta acquistato quello che ci serviva per automatizzare questa prima parte di tutto il processo, mi sono finiti i soldi per fare anche la parte del buffer. Speriamo che la macchina riesca a stare dietro. Vedo qui migliora, ma non me lo fa al momento migliorare. Speriamo che insomma riesca a macchina a stare dietro al flusso che arriva, altrimenti vedremo. Sicuramente è un giochino in cui servono un sacco di soldi, tanti soldi. E vabbè, comunque è un primo accenno qua, continueremo come abbiamo fatto ieri. Diversa robina già ce l'abbiamo per fare replicare la stessa cosa di là anche a quest'altro ingresso. Intanto vediamo come questa prima idea
può o meno funzionare. Quello che dovrebbe fare è praticamente arrivano sui nastri i pacchi e entrano quelli che già hanno l'etichetta di rifiutato vengono in questo scaffale qua. Quelli che hanno già l'etichetta di approvati andranno sullo scaffale qua. Su quest'ultimo, tutti quelli che non hanno nessuna etichetta né approvato né respinti, quindi quelli che dovremo andare ad analizzare. È un primo accenno, non ci toglierà chissà quale lavoro ora inizialmente, però nell'idea del futuro, della futura automazione di un pochino tutto il complesso, questo è il primissimo step, quello che è inutile ingolfare il resto del circuito di lavoro con pacchi che già sono stati lavorati e sono stati giudicati buoni o meno. Vediamo come funzionerà e vediamo quanto, seppur poco, qualcosina ci alleggerirà. Andiamo quindi ad iniziare la nostra giornata di lavoro e mettere da parte i soldini per cercare di fare lo stesso lavoro che c'è qua, anche di qua. Vediamo come funziona. E dopo non poche arrabbiature, questa curva era messa del verso sbagliato. Sono riuscito finalmente a sistemarla. Non avevo fatto caso alla freccia al verso della curva. Ahimè, questi giochi si imparano tanto anche sbagliando, anzi, si imparano soprattutto eh, provando, sbagliando. Comunque già ho potuto notare che è abbastanza lento il ragazzo. Ha bisogno sicuramente di essere upgradato. Perché è veramente tanto tanto lento. Ok. Ahimè, con quell'errore sulla curva ci siamo giocati un pochino di pacchi. Quindi nella logica va bene. Nella logica già posso dire che va bene perché comunque i pacchi sono già scartati, non li fa entrare nel processo produttivo così come quelli che sono già approvati. Nella fattezza, perché, ecco, come vedete, qui ci ritroviamo già quelli scartati, quindi che non avranno bisogno di essere di nuovo lavorati. Approvati non è ancora arrivato nessuno. E poi a catena arriveranno tutti gli altri automatizzatori, tutti gli altri selettori che scarteranno quelli con il peso sbagliato piuttosto che con le bandiere sbagliate. Insomma, c'è tutta quella parte che noi facciamo manualmente. È automatizzata da questi dispositivi qua, solo che è tanto lento. Tu sei approvato con aereo.
ahimè, non sono riuscito a vedere benissimo perché quella curva maledetta non ci ha dato una mano. Quello che sono riuscito a vedere è che lui effettivamente è tanto lento. Devo capire se c'è qualcosa qua per upgradarlo o è soltanto... Invio automatico in pavimentazione. Adesso i nastri trasportatori sono collegati alle... Ok, questo è già fatto. Non mi dice come sbloccare quella miglioria. Ah, richiede magazzino livello 5. Ok. Quindi la prima cosa da fare è sbloccare il magazzino livello 5. 1009. Ok, in modo da poter aumentare. Quindi niente, ragazzi, servono i sogni di soldi, quindi che si aprino le danze. Ah, Yacht Danica va bene con nave, perché abbiamo sbloccato anche il trasporto marittimo. Numero seriale va bene, peso e va bene, approvato. Numero seriale va bene, peso A va bene, support con aereo va bene. Oggi abbiamo non la nave, non l'aereo, abbiamo treno e... sì, treno e furgone, ok. Peso E va bene. Yacht Danica con l'aereo va bene. Numero di serie va bene, apriamo. RAM, strisce LED, USB, va bene. Abbiamo detto aereo. Numero di serie va bene, peso C, Mango Bugaz. Support va bene, con il furgone va bene, peso E va bene, numero di serie pare corretto, non richiede l'ispezione, quindi approvato. Christine va bene, col furgone va bene, numero di serie va bene, peso D, no, respinto, con gradi con la nave, va bene, numero di serie pare buono, va bene, peso E va bene, approvato. C'è qualche contratto interessante? Vediamo. Che ne vale la pena? Allora, un pack ispezionato valido 40. Bah, può anche andare. 6 pacchi indipendenti, ma 180. 4 pacchi validi Christine, 4,40. Questo non sarebbe male. In già ne abbiamo messo da parte uno. Due pacchi a implant. Non devono essere neanche validi, basta che vanno a implant. Ah, questi numeri di serie. Allora, numeri di serie, implant e Christine. Va bene, se ci ripensiamo, a parte che Christine già ne avevo visto uno. No. No. E è l'ultimo, e beh. Quindi, Christine già ce n'è uno. Allora, l'Iqbal va bene, col furgone va bene, numero di serie
pare andrà bene, peso B, va bene, approvato. Molland va bene, col treno va bene, numero di serie è sbagliato. Qua, ne siamo a 2. Peso E va bene, Molland col furgone va bene, numero di serie pare... Ah, pare buono, ma non lo è. E 3, Vuoco con la clessidra, no. Con gradi col treno va bene, numero di serie va bene, peso va bene, approvato. Pare piena, quindi andiamo qua. Pronti 8. E però bisogna allontanarsi un po'. Ora dopo siamo in mezzo alla porta, quindi ci allontaneremo anche dell'altra direzione. Qui ce ne sono ben 5 non approvati. Support col furgone va bene, numero di serie va bene, peso va bene. Ispezioniamo. E tutta roba elettronica va bene, approvato. Peso C col cazzo. Holland con gradi. Romagna, niente. Sto guardando eventualmente per il contratto se c'era qualcosa di fattibile, ma primi 8, mettiamo sugli ultimi pacchi. Ok, Christine, ottimo con la nave, peso C, va bene, numero di serie, errato. Cioè tu va bene per 2 contratti, fammi capire. E mo'? Per Christine deve essere approvato, quindi niente, facciamo quello con i numeri di serie sbagliati. Lo accettiamo. A parte che erano 3, già bastavano quelli che avevo. 4 pacchi validi per Christine, ok. Magari l'accettiamo, non sarebbe male. E 3. Contratto fatto. Vai in pasci. Apriamo subito, vai. Pile. Rimballa il pacco. E vattene. Ma era già respinto. Ecco, questo non sarebbe venuto se... Vedi? Yatnanika col furgone buono. Numero di serie pare buono. Peso C non buono. E già c'era respinto. Mannaggia. Numero di serie buono, peso buono. Implant col treno è buono. Perdonatemi, ma allora Implant erano 2 qualsiasi. Vabbè. E quindi possiamo farlo. Uno qua. Andiamo. Accetta contratto.
e 2. Sganci sordi, numero di serie, buono, contenuto caffè, tu chi sei? Oh. Questa candeggina, clorine, candeggina, quindi no buono, rimballa e vattene, questo, bandiera, non esiste. Christine col treno è buono, peso va bene, ma il numero di serie no. Mi pare pieno, quindi andiamo. 8 su 8. E altri 8. Via. Gionatia è buono, treno buono, numero di serie è buono, peso B è buono, approvato. Mi pare anche questo pienotto. Tanto è già pieno di nuovo. Qui abbiamo gli ultimi due già respinti, selezionati dalla macchina da mettere qua. Paccoli e lo scaffale, ok. Implant, va bene. Numero di serie pare buono, treno va bene, peso B va bene. Digbal va bene, ma con la funivia no. Implant col panino. Abbiamo quasi fatto, peso A. No. Approvato col treno. Respinto già. Mi sa che il contratto non lo chiudiamo. Peso E va bene, Maten no. Allora, tu eri con il treno. Treno e treno, tutti treno. Spediamo gli errati, respinti. Vai. Chiudi. Il riscaldamento costa. E gli ultimi 5. Vai. Allora, vediamo, siamo a 5.007, abbiamo fatto 101 pacchi, ne siamo giocati qualcuno con la curva, ma è sbagliato solo uno, che tra l'altro era di ieri. Allora, vediamo quello che riesco a tirare fuori. Ah, ecco il blocco aggiornato e sistemato. Qui vengono scaricati i pacchi, vengono qua, questo nastro li scarica in questo scaffale che fa da, diciamo, da buffer, quindi permetterà continuamente ai camion di essere scaricati e quindi ne arriveranno più. Questo qui giallo, che prima non mi ero potuto permettere, questo qui, è un nastro caricatore, cioè li prende dallo scaffale, li riporta sui nastri pacchi in maniera automatica. La macchina guarda se c'è già il tasto respinto approvato, qui vengono gli approvati, qui vengono i respinti e qui vengono quelli ancora da lavorare. Sono alla
ho spostato un pochino in modo da lasciare spazio per caricare furgoni e treni. Replichiamo dall'altra parte la stessa cosa. Ed ecco qua, anche da quest'altra parte, riprodotto la stessa cosa. Sono avanzate 2 o 3 cosine, le rivenderò. Stesso lavoro che abbiamo dall'altra parte, per simmetria proprio uguale. Sul verde li approvati, il rosso li scartati. Sono riuscito a tenere qualche soldino da parte per anche fare l'upgrade dello scaffale piccolo che c'era davanti. Ne ho messi 2 grandi, così abbiamo un pochino più di margine ancora. E nella prossima puntata vedremo se finalmente è tutto a posto, tutto sistemato per vedere insomma se questo primo step di automazione effettivamente eh, è fatto bene e sarà il punto giusto da cui partire per automatizzare tutto il processo. Vi ringrazio ragazzi di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate se la serie e il gioco vi stanno piacendo, attivate la campanellina per non perdere le prossime uscite su Parcel Simulator. Grazie ancora, a presto, ciao!